Avendo a che fare costantemente con un terreno agricolo di oltre 1800 metri quadri, abitato da decine di alberi, arbusti, roseti e moltissime spontanee, mi capita molto spesso di ferirmi con delle spine che restano poi incastrate nella pelle. Ho sperimentato su di me i poteri di estrazione delle spine da parte della piantaggine numerose volte. L'erba ha rimosso con successo spine di piante grasse, aculei di palma da dattero, pruni di rosa e di giuggiolo. Si è in sostanza dimostrata efficace nell'estrarre ogni tipo di pruno, spina, aculeo. Questo è infatti uno dei poteri che la tradizione contadina attribuisce alla pianta. Sarà forse per questo motivo che a Pisa l'erba viene chiamata tirafilo. Forse non è un caso, tirafilo, colei che estrae ogni filo inteso come spina, pruno, aculeo, scheggia dalla pelle. La piantaggine non a caso è citata in seconda posizione tra le erbe più potenti contro i veleni e contro i contagi dall'antico Lacnuga, il poema delle 9 erbe. Ecco come recita la sezione del poema dedicata alla piantaggine. E tu, piantaggine, madre delle erbe, aperta dall'est potente dentro, sopra te i carri scricchiolavano, sopra te le regine cavalcavano, sopra te le spose gridavano, sopra te i tori sbuffavano. Hai resistito a tutti loro, ti sei scagliata contro di loro. Possa tu, allo stesso modo, resistere al veleno e alle infezioni e all'odioso nemico che percorre la terra. Troverete per intero il Lacnuga su questo canale. La piantaggine fiorisce in piena estate. È tuttavia inconsueto ormai osservare i suoi bellissimi fiori e gli imponenti steli a causa del taglio distratto delle erbe. Un taglio non selettivo, praticato al momento sbagliato, non consentirà infatti alla pianta di fiorire e disseminare a terra i suoi semi. Considero da anni sacra questa pianta ed è per questo che mi rifiuto di tagliarla. Anzi, cerco di tutelarla. Ho centinaia di piante di piantaggine nel campo e mi sono sempre risultate utili in moltissime situazioni. Come insegna la tradizione contadina, avere la piantaggine immediatamente a portata di mano significa infatti poter lenire subito ferite, punture di api e poter avviare l'estrazione di spine, pruni, pungiglioni e schegge. L'utilizzo della pianta, sempre secondo la tradizione che non è scienza ma esperienza, è semplicissimo. In caso di necessità, basta masticare alcune foglioline piccole o una foglia grande di piantaggine per alcuni secondi. In questo modo si estrae il verdissimo succo della pianta. Applicare quindi la poltiglia ottenuta sulla ferita, sulla puntura o sull'oggetto estraneo che si è conficcato nella pelle e fissare la poltiglia con una benda o con qualsiasi altro legaccio che la tenga ferma. Ripetere la procedura con altre foglie di piantaggine masticate finché necessario per quanto riguarda le punture o fino all'eliminazione completa di schegge, pruni o spine. Ho potuto constatare l'azione lenitiva immediata della pianta dopo le punture di ape, rimedio tra l'altro usato anche da molti apicoltori. La piantaggine è un'erba commestibile e si può quindi masticare e mangiare. Può tuttavia essere contusa anche con le mani, ma l'operazione risulta più lunga e meno efficace. Fin qui ho parlato a titolo personale e basandomi su quanto tramandato dagli avi. Ecco ora la testimonianza di Isabella Massamba, ricercatrice universitaria in campo botanico e laureata in scienze naturali. La Massamba ha pubblicato un articolo intitolato La piantaggine,
un pronto soccorso tra le erbacce del prato. L'articolo è reperibile facilmente in rete. Così recita parte dell'articolo di Isabella Massamba. La piantaggine vi servirà come rimedio di primo soccorso per piccole ferite, abrasioni, ustioni e per estrarre spine e schegge. Mi è capitato di essere punta da un'ape durante una passeggiata nei prati. Un dolore improvviso e lancinante, e per fortuna non sono allergica. Il dolore e il gonfiore mi tormentavano e i miei occhi si sono posati su una pianta di piantaggine. L'ho sempre utilizzata come rimedio di emergenza in caso di sbucciature, taglietti e punture di insetti fastidiose e ho deciso di provare anche in quel caso. Ho preso alcune foglie giovani, le ho masticate in modo da far uscire il succo e ho applicato la poltiglia sulla puntura, tenendola ben ferma con una bandana. 10 minuti dopo, col mio grande stupore, l'alone rosso che circondava la puntura si era attenuato e anche il dolore. Quando ho sentito di nuovo la puntura pulsare e far male, ho riapplicato lo stesso impiastro, prima ogni 10 minuti, poi a distanza di mezz'ora e poi dormendo tutta la notte con la poltiglia applicata al braccio. 24 ore dopo e senza aver utilizzato cortisonici era tutto passato. Così recita l'articolo di Isabella Massamba. Si tratta, ripeto, di rimedi tradizionali di emergenza da utilizzare quando non si hanno a disposizione altre soluzioni. La piantaggine è un'erba officinale che dovrebbe essere utilizzata solo dietro prescrizione medica o da parte di figure titolate. Questo contributo ha quindi solo fine divulgativo di quanto praticato da tempo immemore da contadini, apicoltori ed esploratori. Astenersi dall'utilizzo della pianta se allergici. Buona riscoperta degli usi tradizionali delle piante e buona natura a tutti. Arrivederci.